E se i tuoi ricordi e le tue intuizioni non fossero archiviati dentro la tua testa? Se il cervello non fosse un hard drive che registra dati, ma un'antenna sintonizzata su un segnale esterno? È un'idea che sfida la biologia moderna, ma che alcuni dei più grandi fisici della storia hanno preso molto sul serio. Di solito pensiamo al cervello come a un computer biologico. Se l'hardware si rompe, i dati spariscono. Ma una teoria alternativa suggerisce che la coscienza non sia prodotta dal cervello, ma filtrata da esso. Oggi esploriamo la teoria del ricevitore. Vedremo perché geni come Nikola Tesla credevano di attingere a una sorgente esterna e come le neuroscienze di frontiera spiegano i momenti di flusso. Entriamo in un territorio speculativo, al confine tra scienza e filosofia, per capire se possiamo davvero cambiare frequenza. Se rompi il tuo smartphone mentre guardi questo video, il video scompare, ma il segnale non è morto, è ancora nell'aria. Manca solo l'hardware per catturarlo. Il neurofisiologo e premio Nobel Sir John Eccles suggerì che la mente sia un'entità non materiale che interagisce con il cervello. In quest'ottica, se il cervello subisce un trauma, la trasmissione si distorce, ma la sorgente del segnale rimane intatta. È un'ipotesi dualista. Il cervello non genera la musica, la riproduce. Ma da dove arriverebbe il segnale? Alcuni fisici teorici ipotizzano l'esistenza di un campo di informazione universale. Anche se siamo nel campo delle ipotesi, questo spiegherebbe il fenomeno delle scoperte multiple studiato dal sociologo Robert Merton. Il fatto che invenzioni siano state concepite quasi simultaneamente da persone diverse è come se l'informazione fosse disponibile nell'aria e i loro cervelli si fossero sintonizzati sulla stessa stazione. La sfida più grande per la scienza ufficiale arriva dai casi di attività cerebrale minima. Esistono pazienti in arresto cardiaco che descrivono esperienze lucide nonostante l'encefalogramma piatto. Per la visione classica, un hard drive senza corrente non può proiettare immagini. Per la teoria del ricevitore, invece, quando l'hardware si spegne, la coscienza smette semplicemente di essere localizzata nel corpo, ma non smette di esistere. Se siamo antenne, la qualità della nostra vita dipende dalla nostra sintonizzazione. Quando siamo stressati, produciamo un rumore che interferisce con il segnale. Qui la biologia ci dà una mano. Le diverse frequenze delle onde cerebrali, come alfa e teta, corrispondono a stati di rilassamento e intuizione profonda. Ecco perché le grandi idee arrivano sotto la doccia o appena prima di dormire. È il momento in cui abbassiamo le interferenze e permettiamo al segnale di passare in modo nitido. L'intuizione fondamentale è questa. Forse non sono noi ad avere pensieri, ma siamo noi a riceverli. Se consideriamo il cervello come un filtro, il nostro compito è pulire la lente. Non devi costruire la tua genialità da zero, devi solo imparare a sintonizzarti sulla versione di te che è già in grado di accedervi. Il cervello come antenna è una visione che sposta il confine tra ciò che siamo e ciò che ci circonda. È una teoria audace, ancora in attesa di prove definitive. Se questa prospettiva ti ha incuriosito, lascia un like e iscriviti a Quantum Cosmos Mind. Continua a esplorare. Ci vediamo nel prossimo episodio.